Secondo me un discorso di creatività, visto in maniera molto generale, è qualcosa che avviene sempre in uno spazio privato, perché lì dentro succedono delle cose che non possono succedere altrove e che sono poi l'incipit perché tutto il resto possa svilupparsi, appunto, da una poetica a uno stile definito. Ci vuole anche tanta disciplina, quindi in qualche modo questi 10 metri quadrati ricordano quasi anche, a me hanno fatto pensare, soprattutto all'inizio, quasi una piccola cella monastica, no? Dove la disciplina comunque è indispensabile, dove darsi delle scadenze quando ancora non si lavora è molto importante perché è l'unico modo per portare a casa dei risultati alla fine della giornata. Io penso che l'immaginazione sia un qualcosa che sta dentro di noi, che la creatività è semplicemente la capacità di riorganizzare i ricordi. Quindi c'è creatività anche quando noi inventiamo una barzelletta, quando noi rielaboriamo una storia in maniera diversa. Quindi l'essere creativo o immaginare cose che non sono esistenti probabilmente vuol dire solo essere capace di collegare paradigmi diversi e crearne un terzo, da due paradigmi che vengono da mondi diversi. Quindi una mela che tutti noi conosciamo può diventare, come nel caso di una mia illustrazione, per esempio sbucciandola un po', facendo vedere un po' di più il torsolo e usando i semini per creare i baffi, può diventare per esempio un ritratto di Hitler. Cerco di pensare davvero un po' con quello che può essere definito il pensiero laterale, cioè guardare quell'oggetto da tutto un altro punto di vista, fare uno sforzo di decontestualizzazione proprio di pensiero, cioè provare ad immaginarselo in un contesto che non lo rappresenta per nulla. Io lavoro in digitale, quindi all'inizio, le prime volte che si presentavano i lavori in digitale, c'era qualcosa di ancora un po' alieno nel fatto che un'illustrazione che era per tradizione sempre realizzata con acquerello, olio, acrilico, gouache, tempera, fosse realizzata con pixel che non si sapeva neanche che cosa fossero. Quindi penso che l'esigenza di usare texture si affiglia anche un po', all'inizio almeno, della necessità di scaldare un po' un disegno a computer. E l'uso delle texture cerca, quando possibile, anche di contemplare l'errore, qualcosa che il computer, che il digitale difficilmente fa, cioè magari qualche macchia come se fosse un errore di stampa, oppure una stropicciatura del foglio come se fosse stato un po' accartocciato magari, o qualche macchia come se un po' di acqua fosse caduta e avesse sciolto un po' il colore, piuttosto che una goccia di caffè o di vino mentre sul tavolo si lavora. A me piace definire un po' il tipo di illustrazione che faccio come illustrazione democratica, dove per democratica si intende l'accessibilità, l'aspetto dell'accessibilità a un audience più grande possibile. E questo secondo me è fondamentale perché altrimenti si soffre di provincialismo. Se io disegno il cartone del latte, per esempio, piuttosto che gli autobus, piuttosto che qualsiasi altro oggetto, come io li vedo solo fuori dalla mia finestra, probabilmente è più difficile che altre persone che non abitano nel mio paese, o nella mia città, o nella mia regione, o nel mio stato, o nella mia nazione, si riescano a identificare con quello che sto disegnando. Il rischio è essere generici, appunto, generici e vacui in qualche modo, un po' sciapi, mentre lo sforzo maggiore è proprio quello di essere appunto universali ma senza essere generici, quindi comunque avendo una forza, tenendo la tensione dell'immagine alta e intensa, no?
Negli Stati Uniti, molto più che in Italia e in Europa, l'illustrazione è una forma d'arte a tutti gli effetti. Ora io penso che questo sia vero in parte, nel senso che lo è, non è arte pura, perché comunque l'arte pura non ha una committenza probabilmente così direttiva come quella che ha l'illustrazione, però di sicuro c'è un lavoro che somiglia moltissimo a quello dell'artista. A me viene sempre da pensare che in illustrazione c'è una spolverata, come quando metti il sale, no? Ecco, quindi ci metti più o meno spolverate di sale, la rendi più saporita, e quello secondo me è la componente artistica, a secondo di quello che c'è da disegnare. In 10x10 c'era una grande finestra che dava su una piazza piena di gente, piena di macchine, e il parallelismo con la finestra del computer o le finestre che si aprono quando si lanciano i programmi mail è un parallelismo che mi è subito venuto molto facile, perché in qualche modo spedire un messaggio email attraverso la finestra del computer è un po' come mandarlo con un piccione viaggiatore attraverso la finestra fisica, quella che dà sulla piazza. E la più grande soddisfazione è vedere questi messaggi che vengono proiettati in un etere immaginario, magari a Los Angeles, a New York, piuttosto che in Giappone o a Parigi, e vedere quanti di questi piccioni viaggiatori ritornano poi indietro con un messaggio di risposta attaccato alla zampa.